Buongiorno a tutti, ecco qua un video dedicato al bellissimo Frecciarossa 1000 di Acme edizione Pietro Mennea, ragazzi. Eccolo qua, codice articolo 79200, edizione limitata. Quando apriamo la scatola troviamo il nostro manuale in due lingue, italiano e in inglese, con un po' di informazioni anche relative ai PCB, di sistemi di montaggio, lubrificazione e quant'altro. Il manualetto legato all'Oak Sound 5 con tutte le varie funzioni, se avete preso la versione Sound, e il certificato, in questo caso essendo un Pietro Mennea, questo è il 97esimo prodotto di 250 pezzi, vuol dire che l'Acme del 79-200 ha fatto solo 250 pezzi. Dentro trovate tutte le belle carrozze divise, 8 pezzi divisi all'interno. Interno della confezione. Ecco il nostro treno, meraviglioso da vedere, illuminato, veramente bello. Allora, versione con Lock Sound. Accensione. Fischi e tutto quanto altro normalmente siamo abituati a vedere oggi nei modelli con il sonoro. Modello finemente dettagliato e direi anche bello da vedere per gli appassionati di treni ad alta velocità, chiaramente. Siete appassionati di epoca 2, magari non è il treno che preferite, comunque bello averlo. Questa è l'edizione Pietro Mennea, come vi ho detto, 250 esemplari riprodotti, plastico in costruzione, pensiline autocostruite. Quello che vedete che è ancora fuori posto perché sto costruendo il plastico e è un piccolo plastico casalingo. Nello specifico andremo a vedere qualche piccolo problema che può verificarsi con questo modello e come poterlo migliorare, soprattutto se usate come me un impianto Märklin, quindi con binari con profili bassi, e entriamo subito nel dettaglio per smontare le carrozze e tutto il resto. Ecco gli attrezzi che andrò ad utilizzare: una comune pinzetta, un cacciavitino piccolo, un apricellulare vetri comunque con, vedete, profili bassi su un lato, e una vecchia carta di credito Bancomat che è scaduta, non uso più, per caso l'ho mantenuto, oppure una vecchia scheda telefonica, comunque qualcosa di sottile. Con le dita esercitate una leggera pressione nelle zone che vi indico con la freccia, in quanto troverete in questi due punti che vi faccio vedere sulle due estremità questi due piccoli perni che con la scheda telefonica o l'app cellulare dobbiamo andare a forzare leggermente per farli scattare. Ecco cosa troveremo all'interno della carrozza. Il video che sto facendo in questione è per migliorare la circolabilità in qualche punto. Come? Aggiungiamo dei pesi. Se avete qualche problema di circolabilità, un consiglio che posso darvi economico, se non volete acquistare il piombo, è di usare dei 5 centesimi o dei 2 centesimi se li avete ancora in casa, quelli che nessuno vuole, che quando andiamo a fare la spesa, che stufa, ci riempiono di queste monetine. Ecco qua che le nostre monetine magiche tornano molto comode sul nostro ETR Frecciarossa 1000. Allora, qua dietro, vedete, senza fare il minimo sforzo, ci stanno un goccio di Attack, quindi stiamo parlando di questo, giusto per essere precisi, e si fissano molto agevolmente, vedete c'è proprio una goccina sul vostro fondo. Dopodiché allora vi consiglio di fare un lavoro giusto per sicurezza. Io non sono un elettronico, quindi non voglio buttar via modelli o dare dei consigli sbagliati. Ho preso un pezzo di scotch, come vedete, normale, di carta, l'ho messo qua sopra, che così mi dà un minimo di isolamento sulla PCB relativa a quello che è l'illuminazione carrozza. Sempre per il discorso pesi, come ho aggiunto lì, questi sono invece dei 2 centesimi. Come potete vedere, li ho diciamo impacchettati con il solito nastro di carta, un po' da una parte e un po' dall'altra. I 2 centesimi qui ci stanno veramente in modo eccesso, quindi un po' di fortuna, minima spesa, massima resa, direi di sì, dai. Mi raccomando ragazzi, pollice alzato, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, se avete commenti, domande, richieste o altro fatemi sapere. Allora, quindi vedete, per appesantire un po' la carrozza
se per caso in qualche punto avete qualche deragliamento, io ho fatto così in questa carrozza qua che stranamente solo lei deraglia. Vabbè, lasciamo perdere, purtroppo io faccio complimenti ad Acme per i grandi passi avanti stati fatti, bisogna ancora fare un piccolo passo per avere il meglio anche in questo modello, che so che molti si lamentano della circolabilità. Comunque con qualche 5 centesimi, vedete qui, ne ho inseriti un po' e i 2 centesimi qui, ripeto, otteniamo molto più peso e quindi migliore circolabilità. Se proprio volete, qua sotto, vedete, ci sta, sotto la parte dei sedili, anche qua potete inserire sempre dei pesi, il piombo, delle monete che avete in casa. Insomma, le monete forse è la cosa più facile da trovare, perché comunque andate a comprare il piombo, guardate, costa, quindi magari se avete dei 5 centesimi costa sicuramente meno. Ma proseguiamo a questo punto nel nostro rimontaggio. Allora, cosa facciamo adesso? Inseriamo di nuovo il PCB luci. Il PCB luci fissato con questi puntini che vi segno qua, vedete? Questi piccoli perni che ci sono sia da un lato che dall'altro, ecco qua, vedete? Questi qui e gli altri dall'altra parte, vi servono per tenere fermo la traccia. Li vedete? Questi qui sono quelli che vi ho fatto vedere lì, quindi basta reinserirli nelle loro sedi. Fate attenzione all'inserimento delle spinette verso colori. Qua potete comunque vedere la posizione corretta, se mai possa esservi utile questo video, e vedete che ho reinserito, come dicevo, nei due perni, nelle loro sedi, la mia PCB dell'illuminazione, idem dall'altra parte, e vedete che i 2 centesimi incartati, chiamiamo così, dai, concedetemi l'italianismo, ci stanno perfettamente senza problemi, vedete? Laterale, eccolo qua, ho inserito i miei pesi e con questo adesso cosa faccio? Abbasso questi due lati qui, vedete, tac tac, scotch di carta che viene via senza nessunissimo problema. Ho dato un'isolata qua, in quanto qua sopra vado a chiudere adesso la mia carrozza, scusate, e non voglio avere nessun tipo di connessione elettrica, non si sa mai, tutta plastica, ma meglio prevenire che curare. Quindi riappoggiamo la parte superiore della carrozza, come vedete si rinfila quasi in automatico, e qua basta premere in questi punti qui dove avevamo le parti che abbiamo utilizzato all'inizio per aprirle, perché come vi faccio vedere qua, vedete che ci sono questi piccoli perni, adesso poi lo apriremo assieme e vedremo il resto del video. Qua ci sono i perni, quindi per richiudere adesso riclicco qua sopra con la macchina girata dalla parte giusta e automaticamente si richiuderà tutto. Basta fare leggermente forza, i gancetti rientrano nelle loro sedi e la carrozza si è chiusa. Riecco qua la nostra carrozza intermedia del Frecciarossa 1000 riassemblata, come vedete sta chiusa, nessunissimo problema. Si sente leggermente qualche ballo così, se gli date qualche botta forte, ma perché c'è dentro i soldi, come avete visto. I nostri soldi che oggi nessuno vuole sono tornati utili. Molto bene ragazzi, allora il test sul plastico, ora ve lo faccio vedere come va e cosa ha cambiato. Allora, come vedete io uso un impianto Märklin. Chi prova Märklin nella vita è difficile che torni indietro, perché questo pattino, questi puntini che comunque già a questa distanza vedete non si vedono più, assomigliano ai Rocco, sono eccezionali poi nel funzionamento. 2 fili in un impianto di 5 metri e funziona tutto. Chiaramente plastica in costruzione, pensiline fatte a mano come vedete. Allora, questo punto qua, che era quello incriminato, guarda caso, una carrozza sola non passa e tutte le altre, vedete che ho un po' di tutto, funziona tutto perfettamente. Però guardate qua adesso cosa succede, avete visto? Passa perfettamente, quindi un leggero peso inserito all'interno della nostra carrozza, vedete le montate perfette con sui soffietti che qua ha fatto un gran lavoro, sono su inserimento incastro con le dita, per facilitare il montaggio, smontaggio e tutto con ganci nuovi stile Trix, veramente eccezionali. Complimenti ad Acme. Piccola nota, appesantite un po' le carrozze, state attenti ai carrelli e alle ruote, magari il bordino mezzo millimetro in più aiuta su tutti i tipi di binari, visto che ho letto e sentito che ci sono un po' di lamentele, che qualcuno dice il Frecciarossa 1000 non funziona. Ragazzi, so che è un intervento complicato e delicato, avete bisogno, sono anche disponibili, ma comunque, insomma ragazzi, con un po' di esperienza, se sei un modellista devi avere anche voglia di a volte mettere le mani in modelli. Lo so che costa caro, è duro, è difficile da mandare giù, però il treno se lo comprate questa edizione Minnea 8 carrozze,
Potreste averne una che non usi, oppure fatela aggiustare o chiedi la sostituzione. Diversamente questo video spero possa servire a un po' di persone, così almeno qua è caduto l'omino, porca miseria, mannaggia, ha perso i piedi, voilà, toccherà rincollarlo con l'altro pure lui, direi di sì. Allora ragazzi, abbiamo una splendida Pico qui, meravigliosa, uscita in formato digitale, speriamo facciano altri modelli, se no interverremo sulla modifica. Bene, spero vi sia piaciuto il video, richiedo un like e un'iscrizione, tanto è gratis, allungate il ditino e vediamo assieme magari qualche altro modello in modo specifico.